Che differenza c'è fra perché, poiché e siccome? Non parlo naturalmente delle domande. Nelle domande usiamo perché. Ma lasciando da parte le domande, perché, poiché e siccome introducono una proposizione causale. La proposizione causale è quella frase che indica la causa di quello che viene detto nella reggente. Anna non è uscita perché era stanca. Anna non è uscita è la reggente. Perché era stanca è la nostra proposizione causale. Quindi queste tre congiunzioni introducono una proposizione causale, ma non sono del tutto equivalenti. Perché è sicuramente la congiunzione più comune. Si usa sia in contesti formali che in contesti informali e si usa generalmente quando la proposizione causale segue la reggente, cioè viene dopo la reggente, come nell'esempio che abbiamo visto prima. Anna non è uscita perché era stanca. Prima c'è la reggente e poi la proposizione causale. Passiamo a poiché, e su poiché ci sono un paio di cose da dire. La prima è che è piuttosto formale, quindi lo troviamo soprattutto nello scritto e lo usiamo quando dobbiamo scrivere qualcosa che richiede un linguaggio un po' più formale, magari al lavoro o all'università. Non si sente spesso nelle conversazioni quotidiane. La seconda cosa è che generalmente si usa poiché quando la proposizione causale precede la reggente, cioè quando la proposizione causale viene prima della reggente, come in questo esempio preso dal Corriere della Sera. Poiché non hai ancora risolto qualcosa di profondo con te stessa, ti sei andata a specchiare in un'altra relazione. In questo caso la proposizione causale viene prima della reggente, proprio all'inizio della frase, e quindi usiamo poiché e non perché. Ma Luca Serianni, nella sua grammatica, nota una cosa interessante, ed è che quando poiché viene dopo la reggente, spesso ha un significato più simile a infatti o e infatti. E mi sembra il caso di questa frase che ho trovato nel Corsaro Nero. La leggo. Quella smargiassata, invece di irritare l'uomo che interrogava dal ponte della nave, parve renderlo lieto, poiché rispose. In questa frase mi sembra appunto che invece di poiché rispose, si potrebbe dire e infatti rispose, con più o meno lo stesso significato. Ma nel suo uso più comune, poiché introduce una proposizione causale che viene prima della reggente e ricordiamoci che è una congiunzione abbastanza formale. Passiamo alla nostra terza congiunzione, siccome. Come poiché, siccome si usa quando la proposizione causale precede la reggente, cioè viene prima della reggente. E siccome è facile incontrarsi anche in una grande città, cerca di evitare tutti i posti che frequento. Siccome è molto più colloquiale di poiché e quindi nelle nostre conversazioni quotidiane tendiamo a usare siccome invece di poiché quando la proposizione causale viene prima della reggente, ma non significa che non si possa usare in un testo scritto. Questo è un esempio preso da un racconto di Italo Calvino. Ma siccome voleva in qualche modo farsi perdonare d'essere venuto a mani vuote, pensò di prendersi Michelino e portarselo dietro nel suo giro di consegne. Stessa cosa di prima, proposizione causale all'inizio della frase e prima della reggente, e quindi usiamo siccome. E questo è tutto per le nostre tre congiunzioni. Fatemi sapere se il video è stato utile e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!